Ben ritrovati amici, oggi parliamo della Canon 250D, quella che si vende in kit con il 18-55. Un obiettivo mica male, certamente paragonato a livello di questa camera che ritengo possa essere un vero invito alla fotografia per chi vuole avvicinarsi. E allora, ne parliamo adesso, ma non prima di aver ringraziato Luca e Gabriele di RCE Foto Livorno, perché grazie a loro, a questa collaborazione, riesco a presentarvi volta per volta dei modelli che spero siano orientativi per chi vuole avvicinarsi alla fotografia o interessanti per molti, anche come me, che hanno invece piacere di scoprire e approfondire la fotografia. Vi anticipo subito che a breve uscirà un video sulla Fuji GFX 50R, una medio formato, di quelle da leccarsi i baffi. Vi ricordate una serie che ho lanciato? È proprio il caso di dirlo. 24 megapixel, piccola, compatta, display orientabile, sta veramente in una mano, un'impugnatura molto pronunciata come vedete, forse anche troppo per le mani quelle un po' grandi. Le dita potrebbero forse faticare ad entrare o in corrispondenza di obiettivi che si estendono un pochettino. Mi viene in mente il 50-1.2 della Canon. Mi direte, me lo monto qui? Sì, e come? Perché questi sono 24 megapixel, non fatevi ingannare dal fatto che è una serie insomma, abbastanza entry level, non è la 1000, non è la 4000, è una 250D, l'erede della 200, è una camera che sa il fatto suo, si maneggia benissimo, anche se deve fare i conti con le mirrorless che sono rampanti anche in questo segmento, ad esempio la R100, una bella macchinetta, ma ne parleremo in una comparativa, in un altro video. Slitta per il flash, display orientabile. Che cosa mi ha un pochettino, diciamo, la nota che mi è piaciuta un pochettino meno è questo menu interattivo un po' diverso da quelli ai quali sono abituato, e quei bottoni, pochi a dire il vero, che bisogna premere magari 2 volte per accedere alla funzione desiderata. Il vano della batteria è veramente uno sportelletto, ma non di plastica, ancora peggio, e anche andarlo a chiudere talvolta viene quasi da cercare di comprovare che la chiusura sia avvenuta. Nello stesso vano c'è la batteria. La batteria, bisogna essere un po' decisi nel spingere questo tastino bianco, perché le batterie, soprattutto da nuove, non escono così agevolmente. La batteria è questo nuovo tipo, equipaggia anche diverse fotocamere di questa fascia, un po' più piccola, un po' più compatta, però con una buona efficienza, quindi missione compiuta. La scheda di memoria si infila da questa parte. C'è anche il disegnino per chi proprio non ne volesse sapere di leggere il manuale. Leggera, dicevo, molto pratica, il flash è incorporato nella macchina, la ghiera, come potete vedere, ha delle funzioni abbastanza basilari, una camera pensata un po' per l'automatismo quasi assoluto, va in mano a chi si avvicina alla fotografia, quindi comincio con scattare in pieno automatismo, magari qualche piccolo controllo, la gestione delle scene, che è molto anche intuitiva se vogliamo, ma pochi bottoni, un po' troppo pochi per i miei gusti. ISO, display, e qui dietro neanche la ghiera, come sappiamo essere comune a questi modelli, ma questa sorta di joystick che è anche, diciamo, minuto. Ancora una volta chi possiede delle dita un po' più robuste potrebbe incespicare talvolta nel premere a destra, a sinistra, piuttosto che in alto o in basso. Tutto il resto funziona bene, i comandi di play e cancel sono nel posto giusto, anche quello del menu e info non sono stati cambiati, quindi per noi canonisti è un po' tutto a posto. Però certo la velocità operativa c'è, sì, camuffata un pochettino da questa nuova veste grafica del menu, però non è delle più reattive, ma stiamo parlando di una 250D e a me ha colpito parecchio. Il mirino non è un CinemaScope, anzi forse è anche un po' scuro, o comunque provato a confronto con una mirrorless dello stesso prezzo, si incomincia quasi quasi ad apprezzare il digitale rispetto al galileiano. E poi 9 punti AF, soltanto quello in centro di tipo a croce. Però vi devo dire che l'autofocus fa il suo lavoro, il riconoscimento, l'inseguimento del viso funziona magnificamente. Quello che trovo nel progresso tecnico, nell'evoluzione, è proprio questo, e cioè una fotocamera della serie
XXX, cioè 250, 400, 600D, sono camere che non valgono quanto, in termini prestazionali ma anche di prezzo, quelle con i due codici, la 80D, la 70D, la 90D, e men che meno di quelle con una sigla sola. Però, se penso che una camera come questa, che risale al 2019 come progettazione, oggi come oggi è equivalente di macchine ben più performanti di allora, e cioè montandoci degli obiettivi che funzionano bene, penso al 70-200-2.8, e cioè al di sopra di ogni sospetto e capaci di tirare fuori delle fotografie, delle belle immagini, vi assicuro che è molto piacevole impugnarlo qui e fotografare con questa camera, anche se bisogna ammettere che si sente una certa discrepanza tra la leggerezza del corpo della macchina così piccola, così agevole e forse anche pensata per delle mani femminili, con un obiettivo che decisamente è più pesante. Però le foto sono delle belle immagini, e anche qui possiamo intervenire sui tanti picture style che possono essere personalizzati all'interno di questa fotocamera. 24 megapixel sono più che sufficienti per portarsi a casa delle belle immagini ed è leggera quanto basta. Due parole su questo 1855. Avevo il suo predecessore sulla 70D e sulla 80D, ma devo confessarvi che ho portato a casa delle belle immagini, anche perché ancora oggi ogni tanto mi capita di metterlo nello zaino quando devo viaggiare leggero e mi serve un'ampia gamma di focali e mi voglio portare magari il peso su un obiettivo un po' diverso e più prestazionale. Questo va bene un po' per tutte le stagioni, chiaro, con tutti i limiti che ci sono. Non mi piace sentire parlare male di queste fotocamere o di questi obiettivi, perché sappiamo tutti che sono di fascia economica. Un 1855 come questo è un obiettivo scuro, non serve ribadirlo, lo sappiamo tutti. Certamente un 24-70 2.8 è migliore, ma costa anche 10 volte tanto. E allora guardiamo alla sostanza. Mi avvicino alla fotografia, mi compro questa camera usata perché risparmio ancora qualcosa e magari vado a capire se mi piace la fotografia oppure no, me la regalano per Natale, me la regalo per il compleanno. Per me sono delle fotocamere che più di una volta riescono invece ad indirizzarvi verso i vostri gusti. Era molto più difficile ai miei tempi, non vi dico con la pellicola, ma con le prime fotocamere reflex che c'erano a disposizione sul mercato, quando una Nikon 100, non dico la 1DX, ma insomma quella serie, oppure anche le prime Canon, le 350, non facevano quello che fanno oggi queste camere, costando ovviamente molto meno. Tenuta degli ISO? Beh sì, arriva fin dove arriva. Il test dell'ISO invarianza lo vediamo fra poco. Le prestazioni sono quelle di una camera che oggi come oggi basta e avanza per la maggior parte di tutti i fotoamatori, di coloro che preferiscono questa piuttosto dello smartphone, anche se acciderba, bisogna fare i conti con le nuove produzioni di questi aggeggi che sono veramente micidiali. Il sensore è un buon sensore, le immagini infatti sono piacevoli, i colori sono equilibrati, insomma è una fotocamera che mi è piaciuta anche un po' più di altre. Chiaro, non si può pretendere di avere una gamma dinamica così estesa, oppure anche delle tonalità raffinate che insomma sono monopolio di fotocamere un pochettino più costose oppure anche molto più costose. Però se lasciamo per un momento il 1855, quello del kit, e montiamo un obiettivo più performante, più bello, di sicuro portiamo a casa degli ottimi risultati, delle belle foto, c'è la nitidezza, ci sono dei colori vivaci, e poi non dimentichiamo mai che una fotocamera digitale si appoggia per l'appunto all'elettronica, e quindi tanti picture style, tante possibilità di modificare in camera l'effetto delle foto, quindi il file, già originariamente per portarsi a casa un JPEG pronto da sfornare, e questo secondo me per chi comincia è già tanto. Insieme alle altre prove c'è quella della tenuta degli alti ISO, questa è un'immagine a 6400 ISO e come vedete è ben leggibile, è molto buona e senza dubbio molto più avanti rispetto alle camere di 5-6 anni fa.
La seconda, sempre il DNG che ho aperto in camera RAW, invece è a 1600 ISO e serve per capire l'elasticità del sensore, quanto possiamo recuperare, in questo caso sono 2 stop, eccoli qua recuperati, per comprendere se è possibile e quanto possibile tirarlo, cioè quanto è elastico questo sensore. L'ultimo scatto, questo a 400 ISO, mantenendo il tempo di scatto dei precedenti, come avete visto era buio, e vediamo se riusciamo a recuperare 4 stop. Una volta aperti i file e accostati, abbiamo a sinistra quello da 6400 ISO, poi il centro quello da 1600 recuperato di 2 stop e a destra quello da 400 ISO. Si può notare subito che c'è una variante cromatica che man mano che vado a recuperare stop il file si scalda. Quello di destra ha dei colori quasi direi più giallognoli, meno neutri rispetto a quello a 6400 ISO. Quindi un vantaggio senza dubbio nel scattare ad una sensibilità più alta piuttosto che andare a recuperare successivamente. Anche perché lo notate nei colori, per esempio in questo rosso, come tutti siano un po' falsati anche i contrasti, cosa che invece in quello al centro ancora, ma soprattutto in quello nativo a 6400 ISO si è mantenuto meglio rispetto agli altri. Andando invece a guardare il disturbo che abbiamo, è 6400 ISO, che è sempre quello di sinistra, come vi ripeto, senza dubbio presenta una grana, cioè un rumore massiccio. Quello di 1600 ISO noto che sia un po' la giusta misura fra tutti, a 400 ISO sia un po' per il colore che anche per questo disturbo che è stato elevato richiedendo un ulteriore guadagno ai pixel. Trovo che insomma sia quasi quasi preferibile tenersi ai 2 stop, non andare oltre. Però in conclusione i 6400 ISO nativi sono già molto buoni e sono anche tanti. 1855, un'escursione più che mai valida per portarsi a casa un po' tutte le foto. Abbiamo lo stabilizzatore e anche questo è un bel punto a suo vantaggio. Abbiamo anche lo switch per cambiare da autofocus a manual focus, anche se bisogna ammetterlo, questa è la ghiera per il manual focus, insomma, giusto per mettercela. E poi è un 456, non è dei più luminosi, però vi garantisce tutto quello che serve per fare delle fotografie, per portarvi a casa magari quello che obiettivi più pesanti certe volte insomma non consentono. Perché rimangono a casa. Questo invece non pesa e fa il suo lavoro. Potrà avere qualche titubanza iniziale con il menu. Il software è nuovo, come vedete c'è il menu, quello al quale siamo abituati, un menu touch, funziona anche agilmente, è veloce, però c'è questa nuova interfaccia grafica che magari qualcuno può anche spiazzare. Come vedete, per esempio, è un menu animato con delle informazioni che insomma magari senz'altro aiutano chi è alle prime armi, possono forse un pochettino rallentare l'operatività di chi è già insomma a conoscenza di tutte queste informazioni. Il comparto video è adeguato al livello della camera, ci sono i 4K, la F è buono, magari possiamo imputare a questa camera forse qualche un senso un po' cheap in alcuni componenti, nella plastica, nel rivestimento, questo però sono veramente peccatucci veniali. Insomma, il mio giudizio è assolutamente positivo ed è una camera che magari avessi cominciato io con una di queste. Quindi per chi vuole avvicinarsi, vuole scoprire, benissimo. E poi non dimenticate che nel momento in cui cambiate un obiettivo e ne mettete uno un po' più performante, la musica cambia e i 24 megapixel di questo sensore, che come forse saprete è utilizzato ampiamente da Canon su molti modelli, tanto è valido e tanto è buono, comincia a spoderare gli artigli. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video e viva la fotografia!